La felicità ha questo colore qui. Signori, benvenuti a Milano. Non so cosa dire. Sull'onda del successo del video di Torino, milioni di views! Ma cosa dico milioni? Migliaia. Vi raccontiamo i piatti che assolutamente non vi dovete perdere se venite qui a Milano. Incominciamo andando un po' fuori Milano. Com'è che si chiama questo paesino dove siamo? Gaggiano, sempre provincia di Milano, eh? Vale sempre. Mi è venuta voglia di una bella costoletta, tra le altre cose. Un ottimo posto che ce le può raccontare è l'antica trattoria del Gallo. Andiamo. Non so veramente da dove iniziare a parlarvi di questa costoletta, dal profumo, dalla vista, dal gusto, perché in realtà l'ho già assaggiata. Per i cultori esiste solo la costoletta alta, però c'è anche la versione battuta. Abbiamo preso una costoletta alta e una costoletta battuta. Abbiamo due possibilità, di cotoletta alta o battuta. Dalla prima alla settima costa è cotoletta, dopodiché diventa nodino. Rigorosamente con l'osso, ma ogni tanto quando i carri sono grandi siamo costretti a farla anche senza osso. Certo. C'è sempre questa diatriba della cotoletta alta o bassa, facciamo scegliere al cliente e devo dire che abbiamo risolto. Ecco perché noi nel dubbio le abbiamo prese tutte e due. Viene leggermente salata, passata nell'uovo, passata nella farina. Noi utilizziamo un pane che facciamo noi, ci sono alcuni molto fighi che utilizzano i grissini, viene benissimo, solo che a questo punto bisogna cominciare a pensare a quanto vendiamo questa cotoletta. Poi noi siamo dei trattori, non siamo stellati che possiamo venderla a chissà quanto, no? La cotoletta ormai è diventata veramente insostenibile a livelli di costi. Il burro verificato è importante non solo per la salute, ma anche perché assieme al pane dà questo profumo inconfondibile della cotoletta milanese che diventa quasi un biscotto, no? Pane di grano duro, tostato al burro è irresistibile. Sto già arrivando solo ad ascoltarti. La cotoletta alta cuocerà leggermente di più, la bassa è più rapida la cottura. Io dico sempre che per fare una buona cotoletta non bisogna essere bravi, ma quelli bravi sono quelli che la fanno male. Cioè, bisogna impegnarsi a fare. Per fare la cotoletta non c'è nessun segreto, la cotoletta non va rigirata. Se la si rigira non succede niente alla carne, ma il pane che ha perso va a mettersi sopra la cotoletta e sembra di aver utilizzato un burro già utilizzato. Che profumo di burro pazzesco! Non so di quale team voi facciate parte, se costoletta alta o costoletta battuta, secondo me a loro modo spaccano entrambe. Rosso d'Asia, di Picchioni, produttore dell'Oltrepo Pavese. Questa è croatina, una piccola percentuale di ughetta. Parliamo di sezione. Rosata e succosa all'interno. Buona buona ragazzi. Croccante con il fleur de sel sopra, vale lo sbattimento fino a qua ragazzi. Bene, è il mio turno. Iniziamo con una patatina. Non vi abbiamo parlato delle patatine, o forse ve le abbiamo già fatte vedere, comunque si tratta di patatine cotte espresse. Ma veniamo al motivo per cui siamo venuti qua. Qui, come potete vedere, parliamo di una sezione decisamente più sottile. Quando mangi questa la prima cosa che pensi è sì, però questa qua sarà sicuramente più secca. Raga no, è succosa e saporita anche questa. Chiaramente qui il rapporto tra zona fritta, quindi crosta croccante, e carne è decisamente diverso, ma è divina anche questa. La tuffiamo in questo bagnetto di... cos'è? Tipo senape, ci sento anche del miele, una parte dolce, una salsa buonissima. Patatina arrosto come side. Se siete dalle parti di Milano vi scatta il raptus per la costoletta e volete rimanere col dubbio fino all'ultimo se prenderla alta o bassa, questo è il posto dove venire. Facciamo cambio? Un po' mi spiace far cambio, però un po' lo voglio anche fare. Cambio! Io te ne ho lasciata molto di più di quello che mi hai lasciato tu, però qui proprio godete anche già nel tagliarla, ragazzi. Va che sezioncina. Qui sentite maggiormente la carne, la sua succosità, si sente anche molto il burro, il sale sopra che gli dà quel tocco di sapidità pazzesco. Questa la fate fuori in 30 secondi. La tuffiamo nella salsina. Vorrei non finisse mai. Ti è piaciuta? Secondo piatto assolutamente da provare se venite qua è il polletto alla diavola. Noi prendiamo il pollo, lo apriamo dalla parte del petto, viene battuto in modo che sia tutto livellato giusto, dopodiché si prende il pollo e si mette nella padella dalla parte della pelle. Viene salato, il coperchio viene messo sopra e da questo momento cuocerà 35 minuti girando 27, 28, 29 volte. Il vero segreto di questo pollo, che è la cosa più semplice da fare, è lui.
Ci siamo resi conto che le trattorie di questa zona, che si faceva pollo arrosto, dopodiché è uscito questo sistema di cuocere, lo chiamavano pollo al mattone, pollo alla diavola, perché poi di diavola non ha nulla, perché la cucina tradizionale, la cucina tradizionale che abbiamo dimenticato tutti, il pollo alla diavola è un pollo aperto, battuto, scottato, finito con una panure di pane, prezzemolo, peperoncino e finito in forno. Questo lo chiamano alla diavola probabilmente perché viene cotto con queste fiamme. Questo pollo crea dipendenza. E questa è la chips che noi serviamo da 100 anni col pollo. Il pollo deve essere da 1 chilo, peso giusto perché rimanga croccante e ancora un po' morbido all'interno. In realtà qui alla diavola non vuol dire piccante, vuol dire che viene cotto a fiamma altissima, strafritta. Qual è la particolarità? Che questo polletto viene pressato, viene fritto, quindi sostanzialmente avete del pollo super croccante e super gustoso. È croccantissimo, super goloso, approved. Ok, è il mio turno. Ragazzi, inutile dirvelo, il polletto si mangia rigorosamente con le mani. È una frittura non pesante, piacevole, con quel salatino sopra. Avete la consistenza della pelle, croccante e fritta del pollo sotto i denti ed è veramente un piatto da non mancare se venite qua. Avvertenze per l'uso: non venite qua e vi fate la costoletta alta, la costoletta bassa e il polletto, altrimenti il vostro cardiologo ci manda i pacchi a Natale. Una volta prendete questo, poi accompagnate con un po' di verdura, poi tornate un'altra volta e prendete dell'altro. No, prendete tutto. Vogliamo concludere con un classicone? Sì, stiamo registrando questo video poco prima di Natale e sì, se uno viene a Milano deve mangiare Il panettone, ragazzi. Osserviamo quello di Andrea Besuschio che è molto più bravo di noi, con una crema zabaione. crema zabaione, ok. Che bella è sta fetta di panettone che è appena arrivata, ragazzi. Zabaione ha detto. Uguali. Io quella di sinistra. Tra l'altro è il primo panettone che assaggiamo quest'anno. Praticamente è diventato un dolce nazionale il panettone, ma obiettivamente bisogna riconoscere i Natali a Milano. È buonissimo, ma buono buono. Così un degno modo Di chiudere in leggerezza. di chiudere un pasto a base di burro. Panettone is on the table. Allora io prima ne voglio assaggiare un pezzo da solo. Profumato, umidino, che come piace il panettone a me. Gustoso, veramente buono buono. E ora versione zabaione. Non l'ho capito bene. Siamo sicuri? Che bomba, raga. Chiudiamo con una cosa deliziosa. Io non lo so se sono tipici della cucina lombarda i cannoncini. Questi sono deliziosi. Molto soddisfatti, trattoria super verace, ma piatti veramente curati. Ci fermiamo qui? Non credo proprio. Non ce l'insegna fuori, ma sappiamo benissimo dove ci troviamo. Siamo alla trattoria del Nuovo Macello. E fanno un sacco di milanesità da leccarsi le orecchie. Come al solito siamo i primi ad essere entrati. E che cosa abbiamo ordinato? I mondeghili, il risotto alla milanese, la costoletta o cotoletta alla milanese alta e ultimo ma non ultimo la trippa. Il locale, come potete vedere, è super carino, classica trattoria, si prospetta una bella situazione. Vi potrebbe sembrare che in Lombardia esistano solo i vini di Picchioni, perché è già la seconda volta che ve lo facciamo vedere dopo la trattoria del Gallo. In realtà trattasi di pura coincidenza, tra l'altro stessa cantina ma vino diverso, e sì, sono in fissa con questo produttore. I mondeghili, diciamo, la ricetta originale, secondo me l'hanno dovuta scrivere sul libro, ma non esiste. Quello che si aveva in casa di cotto, manzo e vitello, lo pulivi, lo tritavi, tutto scarto cotto, e poi parmigiano, pane bagnato con il latte e un po' di spezie. Noi logicamente, avendo una quantità esagerata di avanzi di cotoletta, cioè la arrostiamo, la stufiamo con delle verdure, quando è fredda si fa l'impasto con solamente pane, formaggio e uova. Le salse sono dei 2 agrodolci, uno di carote e uno di pomodoro. Buonissimi, li abbiamo assaggiati in un sacco di posti. Qui sono veramente fritti bene esternamente, ma non asciutti,
nel cuore, che è il classicone del mondeghino che ti strozza. È una polpettina succosa, fritta ma non pesante, molto piacevole anche perché ci sono queste salsine di accompagnamento. Iniziare così è come iniziare veramente con una caramellina che ti apre lo stomaco. No! E tu dove credi di scappare? Ora accapatina in cucina per vedere le preparazioni dei prossimi piatti. L'ho fatto di volta espresso? Sì, espresso. Grande. Non facciamo il riso precotto, proprio Ok. 12 minuti con la mantecatura e pronto. Adesso lo stiamo tostando. Senza grassi, senza niente. Ok. Mettiamo questa dose che è sale e polvere di zafferano. E poi subito acqua. .30 di zafferano. Tu metti i pistilli all'inizio, a metà risotto non trovi più, quasi sprecata, no? Bastano 2 minuti di infusione e loro danno una potenza aromatica maggiore. Più cuoce, più l'aromaticità un po' sparisce. Voi pensate che noi veniamo in cucina per dare del contenuto a voi, ma noi siamo qua per cercare di carpire i segreti dello chef per provare a riproporre questo piatto a casa. Ovviamente non ci verrà mai uguale. Mettiamo una dose di acidità, aceto, vino bianco e scalogno. Perché tu mi insegni che il segreto del risotto è l'acidità. Acido, grasso e umami del formaggio. Per quello che noi non usiamo il brodo. Solo acqua di Milano. Ok. Burro e formaggio, anche qua calibrato. Il burro è freddo o congelato? Il burro congelato secondo me è esagerato. Un conto se fai una pentola di risotto, se fai una pentola da 5, 6, 8 porzioni di riso, logicamente rimane anche un po' più calda perché la massa è molto di più. Ora ragazzi sapete tutti i segreti del perfetto risotto allo zafferano o alla milanese. Quanto ci piace, raga, andare in cucina, farci raccontare le cose dagli chef, vederli mentre preparano, mentre cuociono, mentre ti spiegano e ti raccontano, mentre impiattano. Quando poi vi arriva il piatto a tavola, quel piatto vale il doppio. Questo per quanto mi riguarda. Ti esplode in bocca tutta una serie di sapori. Il risotto è espresso, quindi non è precotto. Questa cosa sotto i denti la sentite subito. È bello al dente, avete la grassezza del formaggio che subito si bilancia con l'acidità, vi lascia una bellissima bocca e semplicemente vorreste che non finisse mai. Guarda che bel giallo vivo, sembra una carbonara, sembra. Io non sono per far classifiche, non me ne frega niente di dirvi primo, secondo, terzo posto. Io vi dico solo questo è uno dei migliori risotti alla milanese di tutta la città. Vi basti sapere questo. Non c'entra niente con il tema del video, ma vi danno anche la focaccina qui. Secondo me c'entra. Franci, mi meraviglio di te. Carne di vita. Ok. Facendo una cotoletta così frullata di alta qualità, Sì. c'è una carne anche un pochettino più importante Ok. rispetto a un vitello dove quella che la fa da padrona è il pane croccante fritto. Il sapore della carne quasi non si sente. Più la fai alta più si sente il sapore della carne. Certo. Qua c'è un buon compromesso tra pane Panatura fritto e carne. La frollatura di quanto tempo è, hai detto? 40 giorni. 40 giorni. Più è larga la superficie della cotoletta, più uova, più pane e soprattutto quello che fa più male di tutti, più olio o burro, perché molti la buttano dentro anche la friggitrice. Qua il burro è rimasto invariato perché la superficie è piccola. Se avessi dovuto fare una cotoletta a orecchie d'elefante, quel Molto più burro lì burro. è quasi, Tutto assorbito dalla panatura. quasi tutto assorbito. Certo. Due plan seguono 2 punti una Catalogna. 3 cotolette osso, 2 binomi, mondeghini salumi, segue, risotto, cotoletta con osso. E una volta terminata la cottura, ricordate, la carne deve sempre riposare. Così, e uno. Mettiamo un sale di Bretagna. Ma che impalcatura. Al centro è tenuta rosata di modo tale che mantenga tutta la sua succosità ed è estremamente piacevole, ragazzi. Buona. Panatura assolutamente croccante, leggera, sale di Bretagna sopra a condire.
è divina, ragazzi. Ci spiegava lo chef che questa non è solo la versione alta della cotoletta, ma è anche leggermente più alta della classica versione alta, nel senso che lui questa proprio non la batte, usa un filo meno di burro perché il burro è in proporzione alla superficie della cotoletta che tocca la padella. Chiaramente in centro rimane più rosata ma ha una succosità incredibile e la panatura è perfetta. In più avete questa crema di carote in accompagnamento. Ragazzi, che bella invenzione la cotoletta. Cotoletta o costoletta? Fateci sapere nei commenti qual è la definizione corretta. Trippa classica, trippa scura, di solito la cuociono, stracuociono e poi non hai più il tempo di insaporirla, invece ci vuole 3 ore. Poi abbiamo fatto una marinatura particolare, poi c'è alla fine questo zafferano limone, menta e un olio all'aneto. Altro piatto tipico di recupero, direi del nord Italia, non soltanto di Milano, è la trippa. E lo chef è arrivato qui dicendo: è la trippa, scusa? Più buona di Milano. Più buona di Milano, ok. Vediamo se ha ragione. Vediamo se ha ragione. Che buona, ragazzi. E a un certo punto arriva la fogliolina di menta a dare quel tocco fresco notevole, cremosa, gustosa. Non so se è la migliore trippa di Milano perché ne ho mangiate troppe poche, ma in questo momento è la prima in classifica. Allora, devo dire presenta molto bene. Questo fondo che mi ispira tantissimo, è morbida in bocca, ha un po' di morso, c'è quella consistenza che vi dà un po' di gusto anche nel mangiarla. Per me qui l'arma segreta è la riduzione al fondo. Non so se sia la trippa più buona di Milano, ma ragazzi, si difende molto bene. Quindi raga, trattoria del Nuovo Macello, che ve lo dico a fare, dovete per forza venire se passate da Milano. Noi siamo super sazi, E soddisfatti. abbiamo speso 83 euro. Ci hanno gentilmente offerto la trippa, da segnalare. Comunque vi mettiamo tutti i conti di questi posti alla fine. Prossimo stop è un po' un outsider rispetto a questo video di piatti tipici meneghini, ma vedrete che ne vale la pena. Andiamo ad assaggiare il vitello tonnato di trippa. Anche se è clamorosamente closed. Franci, sei ammanicata. Questo posto così vuoto penso di non averlo mai visto e penso che non lo rivedrò mai più. Stiamo per entrare nella cucina dello chef più famoso di Milano. Ma che dici? Che però rispetto a Improsit gli è caduta ordinatamente la barba. Vabbè, perché non riuscivo più a pensare. Esatto. Qualche articolo su cui io dissento dice che il vitello tonnato è milanese. La mia opinione è questa. Se proprio vi scappa che dovete mangiare il vitello tonnato a Milano, l'unico che vale la pena olè. è il tuo. Questo Per quanto mi riguarda, il vitello tonnato è piemontese, però tanti sostengono che ci sia una diatriba e non si capisca se è lombardo o piemontese. Nel periodo in cui ero a Cuneo l'ho fatto insomma un po' a mio modo e poi sono arrivato a questa che è la, diciamo, la definitiva, sempre il vitello cotto a bassa temperatura. Il taglio non è il girello ma è il fiocco. Il fiocco è un po' più piccolino, una carne un po' più difficile, con la bassa temperatura riesci a rimanere. La salsa invece è anche lì, siccome devo metterlo in sifone, quindi non parto da un arrosto, non parto neanche dalle uova sode, ecco, faccio una maionese e poi ci aggiungo il tonno, che è un tonnetto alletterato del Mediterraneo, il cappero e le acciughe. Maionese ovviamente fatta tutti i giorni, vero? La compri qua di fronte al supermercato. Guarda, sì, vado lì col fusto, spa, così. Molto bene. Francio, poi questo lo replichiamo uguale identico a casa. Vai, quando vuoi. Se solo fossimo in grado. Dopo che Diego ce l'ha spiegato, cosa c'è di meglio di mangiarlo vista cucina? In un primo momento saremmo dovuti venire qui stasera solo a mangiare vitello tonnato. E poi che fai, non ti fermi a cena? Ma voi vedrete solo questo piatto. Ragazzi, che goduria. Posso dire che goduria? Se vi scatta il raptus da tonnato, torinese, milanese, ma chi se ne frega, ragazzi. E siccome Diego ci è andato giù pesante con la salsa, inserire il vitello tonnato di Diego in realtà è una grandissima scusa semplicemente per tornare ad assaggiarlo. Ne prendo un'altra fettina perché non ho capito bene il sapore. L'unico posto, a nostro avviso, se vi viene voglia di mangiare il vitello tonnato assolutamente a Milano, è qui. Che cazzo sta dicendo? che se fossi uno chef vorrei anch'io quella maglietta. Peccato che non sono uno chef.
Vitello tonnato da paura è costato 18 euro. Se riuscite a venire a mangiare qua, perché non è facile, è come se aveste vinto al Super Enalotto. Ritorniamo in un posto noto di cui abbiamo parlato più volte sui nostri social. Per un motivo o per l'altro siamo sempre qua. Osteria La Concorrenza, principalmente una vineria. Ma forse non tutti sanno che qua si mangia da paura. Nonostante non ci sia la cucina. Detto che in questo posto siamo venuti talmente tante volte che per noi è una seconda casa e mi sento di dirvi venite qui e prendete qualsiasi cosa che c'è scritta sulla lavagna, nella fattispecie noi oggi siamo venuti per questi 4 piatti: nervetti, trippa in umido, cotechino e fagioli e cotiche. Da bere, basta che gli dite fate voi e sicuramente vi trovano l'abbinamento giusto. Il barba di Vinas Mora, vino croato, siamo praticamente sulla costa dalmata e sono varietà bacca nera e varietà bacca bianca. Macerazione brevissima sulle bucce, una parte viene pressata direttamente, quindi bevuta quasi da rosato ma con un filo di tannino, buona acidità di base. E lui invece è un gamay di Nicola Pavì, vignaiolo che sta sul coteau lyonnaise, vecchie vigne, suolo di granito e vinificato tutto in legni piccoli esausti. Mi verrebbe da dire, se siete amanti dei vini naturali venite a bere qua, ma in realtà la frase che vi dirò è: se siete amanti del buon vino e basta, venite qua. Cominciamo con una cosa sulla quale molti di voi storceranno il naso, perché vi conosciamo come le nostre tasche. Signore e signori, i nervetti. Non avete idea di quanto buoni siano. Uno dei segreti di questo posto, non lo dico quando c'è il titolare, uno dei segreti di questo posto è che dietro piatti apparentemente semplici, come potete vedere, questo è un semplicissimo piatto di nervetti, c'è una cura sulla ricerca della materia prima, gli ingredienti sono buonissimi, sono conditi in maniera incredibile, ma non dovete fidarvi di quello che dico io, dovete venire qua e smentirmi. Teneri, acidi, caldi, belli masticosi, e poi perché non accompagnarli con un po' di focaccia fumante. A me tendenzialmente questo tipo di cose non fanno impazzire, ma questi nervetti cucinati così, semplici, olio, sale, pepe, limone, buonissimi. Fagioli cotiche, come nonna vuole. E voilà, questo è uno. Fagioli e cotiche con una spruzzata di vino rosso, come si faceva una volta. È buonissimo. E la spruzzata di vino rosso li rende rustici, è quella genialata che gli dà quel tocco di casa. Vellutati, caldi, questa zuppetta qua è un must. Siamo a Milano, siamo sotto le feste, cotechino, perché il cotechino è anche lombardo e quindi vale. Tra l'altro non vi nego, ragazzi, che il cotechino l'ho sempre un po' odiato perché è quel piatto grasso che se non ha un ingrediente di base di qualità non è particolarmente piacevole. Qui però è buono buono, perché lo sposalizio con il cavolo rosso è perfetto, perché il cotechino di base è caldo, morbido e grasso, invece il cavolo è croccante, freddo e acido, quindi è proprio il compagno di viaggio perfetto. A me quello che piace di questo posto è che vi fanno i piatti come li farebbe vostra nonna. No, non la nonna di Franci e neanche la mamma di Franci. Ma infatti io ho detto vostra nonna, riferito alla loro nonna. E non poteva mancare la trippa che vi abbiamo già fatto vedere. Volevo fare un punto su tutti i piatti che vi abbiamo fatto vedere in questo video. Ci sono un sacco di piatti di carne, perché spesso i piatti della tradizione sono legati ai momenti di festa, e i momenti di festa erano i momenti di eccezione in cui finalmente si mangiavano dei piatti più sostanziosi. Molti di questi sono recupero di parti che solitamente erano quelle meno nobili dell'animale, come la trippa, i nervetti. Che buona, ragazzi, al pomodoro con il formaggio sopra. Comfort food. La cosa interessante è che questa focaccia si abbina bene praticamente con qualsiasi cosa voi ordiniate. Cos'è sta cosa? Era noi che siamo usciti. Abbiamo speso 43 euro. Tranne i 2 bicchieri di vino che ci sono stati gentilmente omaggiati. Vi abbiamo martellato abbastanza su questo tema che Osteria La Concorrenza è un posto dove venire. Giusto per far venire un po' di gente e non trovare più posto nemmeno quando vogliamo andarci noi. Prima o poi succederà che non riuscirò più a entrare in questo posto, però contento di passarvi questo consiglio. Si chiude qui il video. Ah, si chiude qui? Si chiude qui il video. Non andiamo in altri 7-8 posti? No, Nel frattempo basta. ci salutano da là dentro. Avremmo potuto parlare di altri 1000 piatti milanesi, però come sapete
i nostri video hanno un inizio e hanno anche una fine. Sì, ma il conto, ora in sovraimpressione, Giano farà comparire tutti gli scontrini per dimostrare che ci siamo pagati tutto. Vogliamo mettere anche il modello unico? Il bilancio, il verbale di assemblea, non so, analisi del sangue. Se serve noi ve le mandiamo, ragazzi. Franci, fammi un bel appish. E non posso. Lo faccio io. Appish.